Pronti, partenza per la Valle Aurina. Oggi ragazzi partiamo così. Bel clima per partire, eh? Direi perfetto, un tempismo noi. Bellissimo. Destinazione? Valle Aurina. Che freddo. Passeremo a meno 10, meno 10 e mezzo. Mamma mia. Ragazzi, siamo pronti per una bellissima passeggiata in Valle Aurina. Partiamo da Casere, frazione di Predoi, a 1600 metri e arriviamo fino ad Adleran. All'inizio del percorso c'è un comodo parcheggio a pagamento molto grande, proprio rispetto alla sede del parco Vedrette di Ries Aurina, e da lì inizia questo bel percorso che è su una strada battutissima e frequentatissima. È un posto veramente tranquillo. Qua la parola d'ordine è lentezza, si cammina piano e si ammira il panorama. Per questo vlog abbiamo scelto la Valle Aurina, che è la valle più settentrionale dell'Alto Adige. Infatti siamo proprio al confine con l'Austria, siamo nel cuore del parco naturale Vedrette di Ries Aurina. Qui queste cime, che sono alte più di 3000 metri, che sono innevate in tutte le stagioni, lasciano spazio proprio ad ampi pascoli che scendono fino a valle. Dovete sapere una cosa: la Valle Aurina vanta il maggior numero di 3000 di tutto l'Alto Adige. Qui abbiamo circa 80 montagne che superano i 3000 metri. Sono tante, eh? Sì. Lungo il percorso, ragazzi, troviamo una chicca, che è la chiesetta di Santo Spirito, che è una delle attrazioni turistiche e mete di pellegrinaggio più affascinanti di tutto l'Alto Adige, veramente suggestiva. Fermerei già la prima vita. Al primo bar. Congelando. Si va giù di lì per la chiesa? Dovete sapere che questa è la chiesa più a nord d'Italia ed è la più antica della Valle Aurina. È stata costruita non si sa quando, però è stata costruita per i minatori che lavoravano nelle miniere di Predoi, lavoravano in rame, ed è stata dedicata a tutti i viandanti viaggiatori che passavano, attraversavano il passo dei Tauri, e possiamo dire che in un certo senso trovavano una sorta di rifugio in questa chiesa. Guardate che spettacolo che è! Questo luogo profuma di leggende e una riguarda proprio il crocefisso di legno che abbiamo all'interno della chiesa con i 3 fori sul costato. Si narra infatti che un tiratore, arrivato per primo a un torneo, per fare un po' di pratica decide di sparare al crocefisso che all'epoca era in esterno. Nonostante questo sacrilegio, effettivamente riesce a vincere la gara e si porta a casa come premio un toro. Anzi, si dovrebbe portare a casa il toro, perché cosa succede? Che sulla via del ritorno, quando passano davanti al crocefisso, il toro si infuria e uccide il suo nuovo padrone. Ecco che l'atto sacrilego viene così punito. Poi ce n'è un'altra che riguarda l'edificazione della chiesa. Si narra infatti che si sentisse continuamente suonare campane a tutte le ore dove oggi sorge la chiesetta. Allora si decide di scavare, scava e alla fine si trova l'immagine dello Spirito Santo e la si porta via. Ma questa ritorna al solito posto, la portano via, riportano via. Insomma, alla fine decide di costruire proprio qui una chiesa dedicata allo Spirito Santo, Santo Spirito. E ci sono varie interpretazioni, ragazzi. Comunque queste, diciamo, sono le principali. Leggende sono tantissime e secondo me ogni luogo dovrebbe avere una leggenda. E se passate di qua, ricordatevi di fare un giro intorno alla chiesa e intorno a questo sasso, perché c'è un percorso libera peccati che non si sa mai, quindi facciamolo. Ecco. Qua si scivola, però noi lo facciamo lo stesso. D'altra parte un po' bisognerà soffrire, no? Vai, così magari speriamo che per interposta persona arrivi a tutti voi. Ecco qua, bello. Il luogo energetico, Andre, hai visto? Parla del cristallo di rocca. Tatan, guarda con cosa viaggio sempre io. Cristallo di rocca? Sì, caro, io amo i cristalli. Guarda che bello. Io viaggio sempre con i cristalli. Hanno tante energie, bellissime. Questo localino attira molto, ma Sì, ma sai che una volta fa
Hai fame? Dobbiamo andare avanti. Nonostante vediate una bella giornata di sole, ragazzi, è veramente tanto freddo. In macchina prima segnava -13 alle 11 di mattina. Adesso qua sotto il sole credo che saremo intorno ai -7, -8 gradi. E si attacca alla bocca, capito? Si fa fatica a muovere la mandibola. È tutto veramente ghiacciatissimo, tanto Parlare freddo. è difficile. Vedete qua? Questa è una slavina e qua c'è pericolo valanghe. E infatti c'era un sentiero qua che è stato chiuso. Lì è ripido, si formano facilmente. Guarda. Sì, è pieno di slavine piccole, vedi, Sì. però sai, anche una piccola se passi lì magari ti... Insomma, meglio evitare. meglio sì. Beh, insomma piccola, quella forse ti sotterra anche. Sì. Mi ricorda molto la Val di Fumo, Susa, In versione invernale. in versione invernale. Mi dà l'idea che d'estate è molto simile, sia molto simile. Con questo corso d'acqua. Qua passa il torrente Aurino. Bello, quindi che dà nome alla valle. Sì. Siccome i nomi sono sempre significativi della caratteristica e della particolarità del luogo, mi fa pensare che qua in passato ci sia stato dell'oro. Infatti mi sembra che All'epoca dei Romani Sì. era un luogo dove si veniva estratto molto oro. Poi in passato è stato estratto tantissimo rame. Questa è una zona ricchissima di rame. Comunque metalli preziosi. Sì. Siamo arrivati all'Adleralm, bellissima. Guardate che struttura bella. È molto pieno di gente a luna. Quindi, che ne dici, Susa, se andiamo ancora un po' più avanti? Sì, volentieri. E torniamo dopo. Mamma mia, Susa, ma dove ti porto? Ma siamo matti, un posto bello così. Bellissimo, ma guarda dove ti porto, Andri. Mi ispira continuamente a far foto. Ciao. Stiamo camminando proprio dentro una gola praticamente. Venire qui anche in estate deve essere bellissimo. È bello perché a destra e a sinistra c'è tutta la neve immacolata e quindi il paesaggio è davvero lunare. Infatti non puoi fare un passo fuori dal battuto che sprofondi giù fino all'anca. Sono contento di essere arrivato qui perché è un bel punto d'arrivo qua sotto da farvi vedere. Adesso questa qua è chiusa, per cui noi dobbiamo ancora mangiare qualcosa e bere qualcosa, quindi torniamo all'Adleralm, che è esattamente a un'ora da qui. Ci abbiamo messo un'ora per arrivare qua con queste condizioni di neve, insomma, però ne vale assolutamente la pena arrivare qua. È un'oasi questa, ragazzi, e direi che questo è un ottimo punto d'arrivo. Si chiama Kheralm, se non sbaglio. Lo vedo letto lì. Kheralm, sì. Siamo a 1850, quindi siamo un po' saliti. Poi siamo circondati da questa cosa. Sono le 3 ormai. Piccoli così. Eccoli. Vi piacciono gli igloo? Allora mi raccomando, rimanete sintonizzati sul nostro canale perché presto ci sarà una novità che riguarda proprio gli igloo. Sta pensiero. È tutto azzurro qua dentro. È azzurrissimo. Ah, che bello. Wow, finalmente Adleralm. Malghetta. Qua, grazie. Prego. Grazie. Grazie mille. Cina. Avevo sete. Ah, scusa, guarda, guarda. Tosta il contadino? For me. Oh, che bello. La zuppa di verdura. Grazie. Guarda Buon com'è. appetito. Grazie. Grazie. No, che bello. Fuffa. Guarda, ho 2 cucchiai. Soffia, soffia. Si fa cambio? No.
Dai che mi scalda il pancino questo. Sì, sì, questo ti rimette al mondo. Guarda quante verdure. Buono anche questo, eh? Ragazzi, adesso ritorniamo per la stessa strada ed è il momento perfetto per presentarvi la location che ci ospita per questo bellissimo tour in Valle Aurina. Ecco il Lannerhof Chalets, vicino al paesino di Lutago, con un bellissimo panorama sia sulla valle che sulle montagne. Questa struttura offre ben 5 appartamenti che sono nuovissimi, infatti hanno aperto solamente a dicembre del 2024. Qui possiamo dire che l'autenticità tipica di una vacanza al Maso incontra la modernità e il rispetto per la natura e quindi la sostenibilità è la priorità assoluta. E adesso andiamo a fare l'Appa-Tour. C'è l'ascensore, ma noi facciamo giustamente questa rampetta per farvi vedere la sala ristorante. Guardate che bella questa stanza, super panoramica. Qui ragazzi facciamo delle colazioni, delle cene spettacolari. E qui abbiamo un bello spazio esterno, una bellissima terrazza grande. E stavolta ragazzi l'Appa-Tour inizia proprio dalla terrazza, perché guardate che spettacolo, che panorama che abbiamo sulle montagne, sul Sasso Nero e su tutta la valle. Ed entriamo dalla cameretta. Una grande terrazza, Susa. Una grandissima terrazza. Qui abbiamo 2 letti, un letto a castello con un bel armadio e anche volendo questa può diventare una scrivania. Mi piace perché è tutto rifinito in legno, come piace a me. Qui abbiamo la porta d'ingresso e subito ragazzi vi porto in questa stanza che è uno spettacolo. Qui il calore dei materiali naturali si sposa diciamo con un design molto raffinato e crea un ambiente che è molto accogliente e anche funzionale. E a proposito di funzionale, qui abbiamo una cucina con tutti i suoi elettrodomestici, dal forno numero 1, piano induzione, al frigorifero. Una bellissima tavola rettangolare, televisione, divano letto. Infatti abbiamo 6 posti letto in questo appartamento e poi ovviamente avete capito che il gioiello è il panorama. Abbiamo una bellissima vetrata con il panorama da tutte le sale ragazzi. Un altro accesso alla terrazza e adesso andiamo in camera. Tutto il pavimento è riscaldato. Guarda che bel rivestimento in legno, Qua abbiamo il comodo letto, un armadio molto grande, capiente e ovviamente ragazzi guardate che panorama che abbiamo anche qui. E il bagno è posizionato proprio dietro la cucina. Venite a vedere che carino. C'ha una grandissima doccia. Tutto il set di cortesia che abbiamo col cuoricino Andri. È San Valentino. Sono 3 modalità per vivere il nostro appartamento: il self catering, quindi mangiamo quando vogliamo, quanto vogliamo e ci facciamo la spesa o andiamo a qualche ristorante, oppure c'è il servizio colazione che viene servita direttamente al Maso, quindi al ristorante. Addirittura possiamo fare colazione e cena alla carta, quindi possiamo scegliere quello che vogliamo da mangiare al ristorante, oppure lo chef ce lo porta direttamente nel nostro appartamento. Stasera mangiamo nel ristorante del Maso, poi le prossime sere approfittiamo del nostro appartamentino. Queste linguine, Susa, le fanno con questo pane qua, che è tipico dell'Alto Adige, è un pane, è una ricetta molto antica, se lo portavano dietro nei campi per lavorare perché secco dura tantissimo, no? Insomma lo sbriciolano e ci fanno la pasta, le linguine. Linguine al cervo con mirtilli. Dopo una giornata come oggi ci stava. Buongiorno, eccoci qua, già operativi a fare qualche bella immagine su questo panorama, stupendo anche oggi. Burro, marmellata e buona colazione. Buona colazione a te. Stegeralm, luogo
panoramico e baciato dal sole. Guarda Però che sole! partiamo in ombra, è tanto freddo, vai vai. Mamma che freddo! Stiamo in movimento oggi. Andri, corriamo! Qua il sole ho visto che arriva sul pomeriggio, scenderemo giù col sole. Anche oggi andate e ritorno per la solita. E via, ci vediamo più su ragazzi perché fa freddo, chiudiamo le mani in tasca. Bella la chiesetta vista da qua e il campo da calcio tutto pulito verde. La bomba! Guarda come va su dritta sparata. In video sembra piana ma va sicuro che va su. Sentiero molto monotono, tutto dritto e tutto in salita. Siamo arrivati quasi in cima ma ve l'abbiamo risparmiato. È tosto questo, veramente tosto, anche psicologicamente, perché è tutto uguale. Però dovremmo esserci, dai. A tra un po'. È stata così? Impegnativa questa? Questa è impegnativa, sì. Psicologicamente anche, perché è Dopo la monotona. giornata di ieri poi. Sì. Non sappiamo ancora di preciso quanto manca alla malga, perché quando ci sono queste situazioni noi la prendiamo un po' di punta, e cioè come allenamento, capito? Andiamo su molto veloci a telecamere spente, per cui i tempi un po' si sballano. Io spero di essere arrivati. Stamani avevamo un'altra idea per voi, ci sarebbe piaciuto portarvi a vedere le cascate di Lutago, che c'è un piccolo giro, un piccolo anello, così anche a livello paesaggistico era molto coinvolgente e bello. Specialmente si sarebbe sposato bene con le immagini perché era un ambiente totalmente diverso rispetto a quello di ieri. Comunque anche oggi è diverso perché siamo dentro un bosco e saliamo, un pochino più monotono. Questa, se venite da queste parti, ve la consiglio come terza, quarta ipotesi comunque, perché in giro qua di cose belle ce ne sono tantissime anche giù a valle. A me qua piacciono tantissimo anche i paesi, capito? Ci sono i borghi con le stalle, i masi, e quindi l'idea mia era quella là per oggi. E la Susa ti ha traviato, ti ha portato a fare un'arrampicata. Una bella arrampicata. Qua come vedete tutto uguale, quindi ci vediamo quando siamo su alla malga. Ecco la malga. Vedo la classica bandiera rossa e bianca e vedo un angoletto della malga. Un quarto a mezzogiorno e quindi ci abbiamo messo 1 ora e 5 minuti. Il tempo veniva dato per 1 ora e 50. Quindi vi ho detto che abbiamo fatto un gran bel passo. Qua c'è un panorama notevole. La Susa è un pochino più indietro. Io e Tango siamo qua. Oggi tosta. Oggi allenamento brutale, però ogni tanto ci sta anche far così. Wow, pronti? Pronti a una vista super. Ta-da. Bello. Beh dai. Appena vedo questo mi viene da dire che ne valeva la pena. Ragazzi, guardate qua. Stratosferico. Tango, vieni qua. Tango, stop lì. Oh mio Dio. Ecco la Susa. Che meraviglia, Andri! Guarda che spettacolo! Tutta la fatica ne valsa la pena. Abbiamo fatto le Olimpiadi. Sì, 1 ora e 5 minuti ho calcolato. Quanto? 1 ora e 5 minuti. C'è scritto 2 ore, pensa a te, abbiamo corso come matti. Non avevo neanche le bacchette, ho fatto tutte le gambe. Guarda. Ciao. Guarda questi come vanno a bomba. Mamma che spettacolo. Beato te. Ma questo è il paradiso per gli alpinisti, cavolo. Per tutti. Tornare giù così. Ciao. Ciao. Ma è aperta o è chiusa? Aperta? Speriamo. Eccolo.
Yo! Stamattina abbiamo tribolato un po' per decidere dove andare e io avevo in mente questa malga, Stegeralm, e Andrea non era tanto convinto, però alla fine, adesso che è arrivato in alto, ha visto che ha una bellezza incredibile, perché siamo circondati da tutte montagne, da tutte cime, e veramente godiamo di un paesaggio incredibile da qua. È pieno di sci alpinisti, poi ci sono quelli con lo slittino, e poi guardate qua ragazzi cosa abbiamo attorno a noi, a dir poco strepitoso. Se fate sci alpinismo ovviamente questo è il vostro regno. La malga, come potete vedere, gode di un panorama incredibile, è in una bellissima posizione. Qua fanno anche bene da mangiare e lo consiglio vivamente anche in estate, perché secondo me in estate qui raggiungi tanti di quei percorsi. Bis zum nächsten Mal. Ja, ja. Dann bekam ich reif. Come stai? Hai freddo? Un pochino, ho sudato tanto, Sì, Io per che quello. non sudo mai. Capita sempre di doversi fermare, cambia il tempo, va via il sole. In queste situazioni, ragazzi, Kemimoto ci salva proprio. Adesso mi sta scaldando la schiena, il petto e la testa, perché poi fa molto freddo, è andato via completamente il sole, siamo rimasti fermi seduti fuori perché si può star soltanto fuori, non c'è lo spazio dentro. E eravamo completamente sudati. Per cui davvero senza questo non riesco a... cioè sarei stato proprio in crisi. Se vi interessa il link in descrizione di questo prodotto Kemimoto fantastico. E grazie a Kemimoto che ci salvi. Ho fatto appena in tempo a fare le riprese con il drone, si è coperto Hai visto? in un secondo. Andri? Timing. Incredibile come si è coperto subito velocemente. Bello bianco. Sì, è rosso. Ok. Adesso stiamo tornando giù allo chalet e staremo un po' là oggi a fare delle immagini. Intanto vi elenco i costi di una vacanza del genere, di un weekend del genere. Lo chalet costa 150 euro a testa con la colazione compresa. La colazione comprende, come qua, sempre anche del salato, del pane, per cui potete farvi i panini da portare via. Dopo il ristorante dello chalet è alla carta e di media si spende sui 40 euro a testa. Potete scegliere, come ha detto Susanna all'inizio, se star lì oppure se andare fuori o se farvi la spesa e cucinare all'interno dello chalet, per cui completamente liberi. Poi noi abbiamo speso 10 euro di parcheggio ieri per andare verso l'Adleralm e all'Adleralm, quando ci siamo fermati per pranzare, abbiamo speso 22 euro. Oggi abbiamo fatto questa bella passeggiata qua, il parcheggio qua è gratuito e su alla Malga un caffè e un dolce giusto per riprendere un po' di energie e un po' da bere. Abbiamo speso 10 euro. E anzi, attenzione che qua non hanno la carta, quindi portatevi i contanti. Ah, dimenticavo i costi del viaggio, ragazzi, li metto come sempre, anche se poi ognuno avrà i suoi. Noi abbiamo speso 70 euro all'incirca, sì, autostrada compresa, e è stato un viaggio lungo anche per noi, ci abbiamo messo più di 3 ore, siamo molto su questa volta, la Val Aurina è veramente a nord. E quindi in grafica adesso vedete il totale di quello che può costare un weekend lungo del genere, così almeno potete organizzare al meglio la vostra uscita qua in Val Aurina. Andri, vieni a vedere fuori che luce che c'è adesso. Guarda che spettacolo.
Andri e stasera cenetta in casa. Ci sta proprio, Siamo qui con Patrick che è il nostro chef. In che modo il Lannerhof è sostenibile e soprattutto dà anche lavoro a tutto il territorio? Allora, sostenibile è sempre una parola grande. Diciamo adesso come sostenibilità dell'energia, noi usiamo la nostra legna del nostro bosco per riscaldare tutto l'edificio. Per noi è sostenibile anche dare lavoro alla zona, anche per i nostri dipendenti, che siano felici, che rimangono, quindi che non lavorano tantissimo alle giuste che hanno ore. proprio la loro passione, Sì. anche quello per noi è sostenibile. Giusto? E poi, è una cosa questa sempre da sottolineare, che non tutti lo dicono, no? Sì. Ma è importante. E poi anche i prodotti della zona, noi preferiamo usare prodotti vicini, subito Quindi chilometro zero, prodotti locali. Esatto. Che bello! Carti, patate, Fantastico! formaggio, pieno. Infatti! Sicuramente noi usiamo anche il biologico, però per noi l'importante è sempre conoscere il produttore, conoscere i prodotti, come vengono fatti. Certo, Per noi è quindi la cosa quando più venite importante. qui troverete il formaggio, saprete di che malga sono e andrete anche a vedere la malga e la lavorazione del formaggio, perché no? Sì, esatto. Grazie Patrick. Prego. Patrick, grazie. Vai. Ragazzi, abbiamo scelto la finestra giusta perché si sta già imbruttendo. Il nostro tempo a disposizione qua è finito e grazie ad aver visto il video fin qua. Ringraziamo anche i Lannerhof che ci hanno ospitato e vi consigliamo veramente di venire qui perché merita, e la Valle Aurina, ragazzi, è bellissima. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi. Ciao. Ciao ciao.